Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 131. Enone e il suo sventurato figlio, Corito. Tra i vari eventi che rendono affascinante la partenza da Aulide della flotta achea, tre versioni differenti tra loro ci dipingono situazioni inevitabilmente diverse. Un primo racconto vede Corito, figlio della ninfa Enone, che fa da guida alla testa delle nere navi greche. Una seconda versione parla della guida di Calcante, un veggente del tutto particolare. Una terza, infine, riporta sulla scena un eroe che abbiamo conosciuto solo di recente e di cui parleremo nel prossimo episodio. Il primo dei nocchieri, in queste diverse versioni, si diceva, è Corito. Costui è un personaggio particolare. Come hai sentito poco fa, è figlio della ninfa Enone. Il padre, preparati allo stupore, è Paride in persona. Dunque, ritroviamo il figlio di Paride che incredibilmente guida la flotta achea alla guerra e che naviga contro il suo stesso padre. Ma come è mai possibile? Dobbiamo tornare indietro nel tempo e volare verso le alture del monte Ida in Frigia. Enone è una adorabile e bella ninfa dei boschi, dai bruni capelli e dal forte temperamento. Nella sua gioventù è stata amata da Apollo, che è stato il primo e l'unico a giacere con lei prima di Paride. Il dio luminoso presta servizio per re Laomedonte di Troia e per lui, insieme a Poseidone ed Eaco, sta costruendo le forti mura della splendida città oggi governata da Priamo. La ninfa si avvicina al dio e condivide con lui i momenti di pausa quando egli si prende cura delle mandrie del re. Il desiderio del dio velocemente prende fuoco e pretende l'amore di Enone. Ella si difende, si rifiuta, lo graffia e infine, vinta, si arrende. Il forte carattere e la vigorosa difesa della propria purezza colpiscono Apollo, che, soddisfatto il proprio desiderio, decide di riparare il torto subito dalla giovane ninfa. Non le dona certo gioielli, oro, preziose stoffe, tutte cose disonorevoli che sottolineerebbero un infame mercimonio. Non si tratta perciò di una ricompensa, quanto di un dono elargito da un dio nei confronti di una ninfa. Enone è ben consapevole di come la distanza che la separa dal bellissimo e perfetto Dio sia incolmabile. Sceglie comunque di star vicina al gran Dio della cura. Da lui si può sempre imparare qualcosa di importante, che mai potrà giungere neanche dal più sapiente tra i sapienti. Il dono che riceve da questa frequentazione è inestimabile. Apollo le insegna il potere delle erbe e delle acque, dello spirito degli animali e del succo delle piante. Enone cresce così velocemente in sapienza e in perizia che si ritrova presto in grado di poter guarire chiunque da qualsiasi malattia. Gli abbracci di Apollo terminano quando l'impegno con Laomedonte viene portato a compimento. Il dio, disgustato dal comportamento dell'ambiguo re di quelle terre, vola all'Olimpo, dimentico della bella ninfa dei boschi. Ella non si dà appena. Perennemente giovane, anche se non immortale, Enone, piena di vita, non si preoccupa di altro
che di vivere libera per i boschi, correndo e ridendo. Nel corso del tempo, molti le inseguono in questi boschi, affascinati e irretiti dalla sua avvenenza. Non si contano gli impudenti satiri che continuano a cercare di attirarla nei loro anfratti, e anche lo stesso fauno, dalla testa adornata di corna, cinta da una corona pungente di aghi di pino, anche lui, invaghito, trascorre notti insonni e giorni senza posa alla sua ricerca. Molti decenni dopo il suo studiare insieme ad Apollo, Enone, sempre giovanissima, è inseguita da un altrettanto giovanissimo Paride, in quei giorni sconosciuto e semplice pastore di tori e capre. Le corse per di fiato nelle boscaglie dei monti sono un graditissimo corteggiamento per Enone, che alla fine si concede al desiderio di quell'affascinante giovane uomo e si unisce a lui. I giorni trascorrono velocemente tra corse, risate e abbracci. Il tempo pare non voler trascorrere per loro, tale è la felicità che li avvolge. Questo incanto si infrange quando Hermes scende dall'Olimpo con un incarico speciale per Paride, il suo amato Paride. Questo compito, come ben ricordi, è di scegliere quale dea tra Era, Atena e Afrodite sia la più bella. Mi immagino Enone, nascosta tra i cespugli, che assiste al giudizio delle dee. Non vista è testimone del denudarsi delle tre divinità, dei loro bisticci e delle loro frasi velenose indirizzate l'una all'altra, e infine del vero e proprio giudizio. Soffre, pur senza essere gelosa delle divinità, nel vedere come il suo Paride giri attorno ad Era prima e ad Atena poi, con gli occhi ben fissi sulle loro nudità, alla ricerca di un qualche impossibile difetto. Quando poi assiste alla mossa di Afrodite che, con fare seducente, prima si piazza nuda davanti a Paride e poi lentamente gli gira attorno, sussurrandogli qualcosa all'orecchio, e non è, sente il cuore in gola. Le dita della dea dell'amore sfiorano le spalle di Paride mentre gli parla sommessamente, ed Enone vede il volto del suo amato illuminarsi all'improvviso. Ma che cosa gli avrà mai detto Afrodite? Paride consegna a quest'ultima una mela d'oro che ha tenuto in mano per tutto il tempo. Le tre dee si rivestono in fretta. Era e Atena, a passo svelto, si allontanano e svaniscono nell'aria. Afrodite raccoglie i suoi leggeri indumenti, ma non si riveste. Con la sua mela d'oro in mano si allontana pure lei, voltandosi un'ultima volta a gettare un sorriso all'indirizzo di Paride. Enone salta fuori dal suo nascondiglio e chiede al suo amato cosa mai possa essere successo. Tre dee tra le più grandi che hanno parlato con lui. 1000 domande le fioccano nella mente, ma Paride è come sordo alla sua voce, allo sguardo perso dietro a un sogno, ad una promessa. Come ben sai, Afrodite ha dato in cambio per la sua vittoria sulle altre due dee la concessione a questo pastorello dell'amore della donna più bella del mondo. Ora Paride ha solo Elena di Sparta nella mente. Dimentico di Enone, Paride lascia i suoi monti, la sua bella compagna e il giovane figlio avuto con lei, Corito, appunto.
Nelle Eroidi, una raccolta di lettere d'amore di personaggi del mito, ci presenta il dolore di Enone in modo commovente. Nel suo racconto, Enone addirittura aiuta Paride a costruire la nave che lo porterà via da lei. Te ne leggo un brano. È il momento in cui Enone scopre che dal suo viaggio Paride è tornato con una nuova compagna. Dal molo ho riconosciuto le vele della tua imbarcazione appena sono spuntate e ho avuto l'impulso di slanciarmi in mare. Mentre ero lì, indecisa, dalla sommità della prua mi è giunto un bagliore di porpora. Sono rimasta sgomenta. Non è quello il tuo modo di vestire. Al rapido soffio della brezza la nave si fa più vicina, tocca terra. Col cuore che mi trema vedo il volto di una donna. Ma non è abbastanza. Oh, perché ho indugiato in preda al furore. La tua infame amica se ne sta mollemente appiccicata al tuo petto. E allora mi sono strappata le vesti e ho percosso il mio seno e con dure unghiate ho graffiato le guance bagnate di lacrime. Riempito di grida lamentosa il sacro monte Ida. Là, sulle mie rupi, ho portato il mio pianto. Altrettanto possa soffrire Elena e pianga, abbandonata dal marito, e subisca lei stessa ciò che per prima ha inflitto a me. Ora ti aggradano le donne che ti seguono in mare aperto e abbandonano il legittimo consorte. Ma quando eri povero e come pastore guidavi le greggi, nessun'altra, tranne Enone, era la compagna di un povero. Io non sono abbagliata dalle ricchezze. La tua reggia non mi fa colpo e non mi importerebbe di essere detta una delle tante nuore di Priamo. Non trattarmi con disprezzo perché usavo coricarmi con te sulle foglie di faggio. Sono ancora più adatta ad un letto ricoperto di porpora. E come ultima cosa, il mio amore è portatore di pace. Non si preparano guerre contro di te e il mare non trasporta flotte vendicatrici. La figlia fuggiasca di Tindaro è reclamata con armi minacciose. Superba di questa dote, ella giunge al tuo talamo. E se non sei del tutto impazzito, non aspettarti che sia fedele la Spartana, che ti è caduta così prontamente tra le braccia. Come il figlio minore di Atreo grida contro la violazione del letto coniugale e lamenta l'offesa dell'adulterio, anche tu protesterai. Non c'è arte o medico che siano in grado di riparare il pudore offeso. Esso viene meno una volta per tutte. Arde d'amore per te, amò così anche Menelao. Ed egli, poiché è stato fiducioso, giace ora in un letto vuoto. Enone ha adesso la sua nemica, Elena. Continua ad implorare l'amore di Paride, che la allontana infastidito. Ai suoi dinieghi, Enone risponde con amore, rassicurandolo che se mai un giorno egli verrà ferito o avvelenato, ella correrà a salvarlo con le sue pozioni portentose. Infine, Paride la allontana in malo modo. La misura di Enone è colma. Quella donna spartana, maledetta, le ha rovinato la vita e ha privato suo figlio del padre. Basta! Corito, su indicazione della madre, si unisce alle truppe achee. Ecco perché lo troviamo sulla tolda della nave ammiraglia a guidare la bellicosa flotta nera. Il destino di Corito ed Enone è terribile. Il giovane, entrato in Troia, incontra Elena. I loro sguardi si incrociano ed è subito passione. Ad Elena forse egli appare essere una versione giovanissima di Paride, o forse semplicemente la Spartana è condannata a non poter rimanere fedele ad alcun uomo. Sta il fatto
che quasi senza dire una parola i due si appartano, rifugiandosi nelle camere regali di lei. Qui, su lenzuola dorate, i due amanti si abbandonano avvinghiati l'uno all'altra ad una focosa battaglia d'amore. Ed è proprio in quella stanza che sopraggiunge Paride. Scoperti i due insieme, gelosissimo di Elena, uccide il suo amante, il suo stesso figlio, trapassandolo con la spada. In una versione ancor più dolorosa, è proprio Enone che fa in modo che Corito ed Elena si incontrino e che cadano uno nelle braccia dell'altra. La morte del giovane, perciò, si può dire che in parte possa essere stata favorita dal desiderio di vendetta di Enone. Poco tempo dopo, Paride viene ferito da una freccia di Filottete, che brandisce l'arco di Eracle e che nella faretra ha diverse frecce avvelenate con la bile dell'idra di Lerna. Questi dardi uccidono al solo contatto, al minimo striscio. Di certo ricordi come a causa di queste frecce siano caduti nomi famosi come i centauri Chirone, Folo e Nesso, il losco centauro traghettatore sul fiume Eveno. Enone, che ha ricevuto la ferale notizia della morte del figlio per mano del suo stesso padre, è disperata. Subito una nuova missiva segue la prima. È una richiesta di aiuto. Il principe troiano Paride, ferito a morte, chiede il suo aiuto. In tutto il mondo antico, in tutto il mito, solo Enone conosce la procedura per distillare un antidoto contro il mortale veleno estratto dall'idra di Lerna. Enone, disperata per la fine del figlio, si rifiuta di correre in soccorso a Paride, condannandolo a morte certa. Poche ore dopo, la ninfa torna sulla sua decisione. Comprende che vedere morto Paride non la consolerà del dolore della perdita di Corito. Si prepara velocemente e corre verso il suo amato, ma quando giunge a Troia, il corpo di Paride giace immobile, disteso sulla pira funeraria. Le prime fiamme lambiscono quel corpo ancora perfetto che tanto lei ha amato. Enone, senza ormai alcuno scopo nella vita, sale sull'altare e scala la pira e in un ultimo abbraccio, con un ultimo bacio sulle pallide labbra, si lascia morire nel fuoco con Paride. Questi terribili eventi però sono ancora lontani nel tempo, devono ancora accadere. Nessuno è ancora perito. Mentre Menelao, ruggendo, si rigira nel suo letto vuoto e freddo, Paride veleggia verso Troia con la sua principessa al fianco. Egli non pensa alle conseguenze della sua azione, è tutto preso da questo amore. Per lui, nella sua mente, questo amore mai potrà venir meno. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita.
Ci sentiamo al prossimo episodio.